Ciao, io sono Maya. E io sono Sasha. Lui è Charlie, il nostro van. Ha 6 anni, 75.000 km, è un campione di carico, ha una particolarità che per noi era fondamentale e per quello che abbiamo deciso di presentarvelo. Ma prima di vedere qualsiasi particolarità o dettaglio, è importante capire perché abbiamo scelto proprio questo camper. Ognuno di noi ha le esigenze diverse e visto che non è il nostro primo camper, sapevamo benissimo di cosa avevamo bisogno. Ma nel lontano 2015 un camper del genere non esisteva. Perlomeno abbiamo pensato così finché non abbiamo letto un speciale Furgonizzati su vite in camper. Ma che cosa ci serviva? Prima di tutto un furgonato, perché facendo windsurf sul lago di Garda e facendo 2-3 volte a settimana la Gardesana, la strada che costeggia il lago di Garda, che è costruita nel 1934 ed è strettissima e nelle gallerie spesso ci si incastra, ci serviva un veicolo stretto, ma anche per poter spostarci più velocemente. Il secondo punto è il carico. Ci serviva comunque un mezzo dove ci si può caricare tanta roba. Fate conto che di solito porto 2 tavole da windsurf, 3 vele con tutta l'attrezzatura, gomma, alberi, in più quasi sempre c'ho dietro il subgonfiabile, ma non parliamo che ogni tanto portiamo pure le bici. E ora la parte più importante e più difficile da trovare. Avendo noi 2 figlie che all'epoca avevano 11 e 17 anni, avevamo bisogno di 4 posti letto. Non volevamo un letto posteriore a castello, non volevamo un letto basculante che copre l'oblò della dinette e non volevamo nemmeno la dinette trasformabile. Ora vi faremo vedere tutto. Il nostro van è un Knaus Boxster Solution 4, è realizzato su classico Ducatone 2.3 130 cavalli, ha un tetto super alto H3 e una lunghezza media, quella da 5,99. Questa lunghezza comporta anche un passo lungo che vi farà prendere i tornanti un po' più alla larga, però di pro ha che non ha nessuna coda. I cerchi sono da 15 pollici, su un'altezza così sicuramente 16 pollici sarebbero stati più belli, ma noi fino adesso ci siamo trovati bene. Il gradino elettrico è uno di quelli super larghi, ma noi fino adesso ci siamo trovati benissimo, anche perché fino a 3 mesi fa avevamo le molle sopra le balestre e il van era molto più alto. Ora abbiamo sospensioni ad aria e l'abbiamo un po' livelato. Uno dei pochi optional che abbiamo acquistato con il furgone era il tendalino e vi spiego perché. Avendo un tetto super alto, se lo installate dopo ve lo mettono praticamente dove c'è il portapacchi e diventa molto più alto, quindi il sole entra da sotto, se volete appendere qualcosa i braccioli diventano troppo alte, eccetera. Unico modo, per quello che so io, per installarlo direttamente sulla parete e in fabbrica, perché lo mettono prima di mettere qualsiasi mobile. Su questo lato del van troviamo la presa per collegarlo a 220, sotto abbiamo scarico delle acque grigie e qui abbiamo la cassetta del bagno. Però questo vano è abbastanza grande per contenere anche altri oggetti che potete mettere davanti alla cassetta. Noi abbiamo messo addirittura a lato un sacchetto se lo dobbiamo portare e dall'altra parte abbiamo i sacchetti con disgregante. In più su questo lato troviamo anche il scarico della truma, che in questo caso è una 4 kW alimentata a gas. Ma una delle cose più importanti che abbiamo installato su camper quando è arrivato è il portapacchi e la scaletta. Questo l'abbiamo fatto qua a Bedizzole da Livingstone dai nostri amici Marino e Davide. Ma sul tetto di un van non è possibile camminare senza creare dei danni, quindi abbiamo installato una lastra di alluminio mandorlato. La lastra è stata preparata adeguatamente e incolata. Il tetto di un van è ondulato, quindi sottopassa l'aria e questo ci aiuta durante le calde giornate estive. Ma alla fine quello che conta per me è poter mettere la tavola sul tetto. Ora vediamo l'interno. Andiamo! Ma prima di tutto vediamo altri 2 optional che abbiamo preso con il camper. Altri 2 optional che abbiamo acquistato con il van erano cambio automatico e il climatizzatore automatico.
Su cambio automatico ho sentito tantissime storie. Dicevano che è poco reattivo, che consuma tanto, ma non è vero niente. Soprattutto è comodissimo. Per quanto riguarda consumi in autostrada, andando a 110-120 fa sui 10,5, se vai a 130 fa 9 ovviamente. Invece sulle provinciali, quando si fa Lago di Garda e così, dove comunque ci sono sali-scendi, fa sui 11,5 mediamente, e stiamo parlando di una media di 6 anni. Invece per quanto riguarda climatizzatore, se avessi uno così nella macchina, questo è veramente perfetto. Una volta che l'hanno impostato non ci devi più pensare. Un altro accessorio comodissimo che è arrivato già con camper sono gli oscuranti plissettati. Su vecchio camper avevamo sia interni che esterni, ma questi sono incredibili perché li chiudi in un attimo, e questo è importante soprattutto quando ti fermi d'estate a bere un caffè. Anche se ti fermi 5 minuti, se batte il sole, camper diventa bollente. Così praticamente non cambia temperatura. Come potete vedere, la dinette è super comoda, tavolo è larghissimo, c'ha la sua prolunga e quando si siedono due persone le ginocchia non si toccano. Un'altra particolarità che troviamo in questa dinette è la sua larghezza, cioè non è molto larga, quindi abbiamo un corridoio molto più largo del solito, ma se si devono sedere due persone è possibile allargarla. Basta premere, tirare, sbloccarla qua ed è fatta. Nello stesso modo si chiude, la sblocchiamo, tiriamo qua e ora è come prima. In più sotto abbiamo il vano di carico. Sotto intera panca abbiamo un spazio di carico che è accessibile sia da questo lato sia alzando la panca, ma noi preferiamo usarla così. Spazio di carico della cucina è veramente tanto. Come potete vedere ci sono questi due pensili e poi sopra il frigorifero abbiamo un altro pensile dove per i viaggi più lunghi mettiamo anche la macchinetta del caffè. Tutto questo è possibile grazie al tetto super alto. Sotto i fornelli troviamo 3 ampi cassettoni. In questo primo teniamo le posate, secondo lo usiamo per piatti, pentole e tutto quello che può servire in una cucina, e terzo è utilissimo per una cambusa. Inoltre sotto lavello abbiamo altri 2 cassetti dove potete metterci veramente di tutto e di più. Abbiamo 3 fuochi che si possono, come vedete, aprire anche separatamente, e un ampio lavello. Il frigo è trivalente, quindi va a gas 12 e 220. Non è molto grande, però basta organizzarsi. Il bagno per un mezzo del genere è veramente comodo. Abbiamo sempre, grazie al tetto super alto, ampi vani di carico sia sopra che sotto, ma anche sotto il lavello. Per quanto riguarda la doccia abbiamo una tenda che però ha una camera d'aria che aiuta, diciamo, a non farci appiccicare al corpo. Come potete vedere, quando sono dentro c'è veramente tanto spazio. E finalmente siamo arrivati al letto basculante. Per noi era importante non oscurare l'oblò anteriore per avere luce e ovviamente l'aria, e siamo riusciti a trovare il modello che soddisfa tutte queste richieste. Ma come funziona questo letto? Lo sganciamo. Premetto che il letto ha una movimentazione elettrica, ma noi lo usiamo manualmente. Basta farlo scendere e il gioco è fatto. Quando dorme una persona sola si fa così, ma resta tutto spazio libero, quindi si può usufruire della cucina oppure si può uscire fuori. Invece quando dormono 2 persone basta semplicemente allargare e il letto è fatto. Allora questi proteggi materassi li ho fatti io. Invece per rimettere tutto a posto basta procedere al contrario.
Parliamo adesso di altri spazi di carico. Sotto frigorifero troviamo un armadio per i capi appesi. Sopra il letto troviamo 4 pensili identici con la capacità di carico veramente ampia. E tutto questo grazie al tetto super alto. Inoltre troviamo anche 2 armadietti con una capacità di carico più piccola, però sono utilissimi per metterci dentro vari accessori. Il letto è veramente comodo. Inoltre, sia dalla parte della testa che dalla parte dei piedi è stata messa l'imbottitura e isolamento. Sopra la testa troviamo delle mensole che sono utilissime e sono anche ampie, potete deporre di tutto e di più. Sempre parlando dei spazi di carico, sotto il letto abbiamo un ampio vano che ci permette di caricare qualsiasi cosa. Abbiamo creato un ripiano per poter separare meglio le cose. Qui teniamo tavolo e 2 sedie, mentre qua abbiamo tutti gli attrezzi, cavi, cassette di riserva, eccetera. Nella parte superiore troviamo il mio borsone da windsurf, però lo tolgo per farvi vedere la profondità. Qui abbiamo le 2 sedie e, se ci credete o no, ci sta anche un subgonfiabile. Ma non è tutto, perché qui abbiamo un altro vano un po' nascosto. E non è tutto, perché in fondo al letto, sopra il serbatoio delle acque chiare, abbiamo 2 botole, tanto apro una sola, dove troviamo 2 ampi spazi di carico, e sotto abbiamo la botola di ispezione per serbatoio d'acqua. Come ultima cosa volevo farvi vedere come portiamo le vele. Sfruttando una traversa che ci è avanzata da portapacchi, che la inseriamo nelle mensole sopra il letto, carichiamo tutto quanto. Prima bomma, ma possiamo mettere anche 2, e poi le vele. Sul lato possiamo mettere anche gli alberi ed eventualmente la tavola quando non sta su. Ma se ci credete o no, qui sotto è possibile mettere anche 2 bici. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciateci un like e soprattutto iscrivetevi al canale. Per voi è gratis e per noi è importante. Come sempre, per qualsiasi informazione scrivete nei commenti oppure sulla nostra pagina Instagram. Ciao! A presto, ciao!